Io sogno Scarparo felice, e significa calzolaio felice. E lo sai perché sono felice? Perché le scarpe mi hanno dato la felicità e mi hanno affrancato dalla povertà. Perché per me la felicità è l'autonomia vitale che uno può ricevere sulla terra. Quindi, non avendo bisogno di nessuno per comprare un tozzo di pane, si è felice, a mio criterio. Sono riuscito a stabilire questo e questo mi aiuta anche a stare meglio sulla terra. Dunque, io sono Francesco Liberto al secolo e poi sono diventato Ciccio di Cefalù, perché intanto Francesco in italiano all'anagrafe, in siciliano diventa Ciccio. Dunque io avevo uno zio, fratello di papà, che si chiamava pure Liberto Francesco, che strana cosa, il quale era un grandissimo calzolaio, faceva scarpe su misura, quando le industrie delle scarpe non esistevano. Arrivato a 6 anni, mia madre ha pensato di portarmi in una bottega artigiana che c'era non molto lontano dalla mia abitazione. A me capitò il calzolaio perché accanto c'era il calzolaio. Dunque io sono andato 8 anni a scuola. Noi eravamo molto poveri perché mio papà è morto nel 1943 e quindi i soldi per mandarmi a Palermo a scuola al liceo artistico oppure all'istituto d'arte non c'erano. E io ho deciso di rimanere nel mondo delle scarpe e imparai a fare scarpe. A 16 anni e mezzo, inconsciamente o intelligentemente, non lo so, mi sono messo in una bottega in via Nicola Botta 32, dove attualmente ho sede un laboratorio, e incominciai a lavorare. Il mio dubbio era se a questa giovane età di 16 anni e mezzo, 17 anni, la gente avesse fiducia o no in me. Io ho riscontrato che la gente aveva fiducia e quindi facevo riparazione, scarpe su misura, scarpe di ortopedia. Poi, essendoci qui la Tagga Florio, come sai, tutti i bambini amiamo le macchine da corsa, questi rumori, i rombi di questi grossi motori di 10, 8, 12 cilindri. E quindi siamo andati a Santa Lucia, attualmente c'era un hotel, il ristorante Santa Lucia, dove c'erano alloggiati Nanni Galli, Giochi Russo e Ignazio Giunti. Noi li abbiamo avvicinati, loro gentilissimi, perché i piloti allora non erano come quelli di ora che tu non li puoi avvicinare. Abbiamo fatto conoscenza e siamo andati in una trattoria che ora non c'è più, che si chiamava Eucalyptus. Parlando si ci chiede, sai, quando si conosce una persona tu cosa fai, cosa non fai? Allora Ignazio mi ha chiesto, Ciccio, tu cosa fai nella vita? E io dissi che ero calzolaio, facevo scarpe su misura. E a questo minuto è scattata una domanda, me le fai un paio di scarpe da corsa per guidare? E io risposi che non sapevo come si facessero, perché naturalmente ero lontano da immaginare poter creare scarpe da corsa. Lui mi ha spiegato più o meno come dovevano essere fatte e io ci sono riuscito a farle. E ho fatto un grande errore, siccome io ero poverissimo, avevo una rapidità e un'avidità anche di guadagnare i soldi. Ho incollato queste scarpe. Quando l'indomani sono andato a correre sulla Tagga a provare queste macchine da corsa, il calore che emanavano i motori, si sono scollate tutte le scarpe. Le sole sono tutte saltate. E io ho dovuto incominciare di nuovo perché poi naturalmente ho dovuto riparare queste scarpe e quindi a me costò il doppio di tempo, però questo mi ha facilitato, mi ha insegnato che io dovevo essere meno birichino. Dunque, e di là è nata la storia delle mie scarpe da corsa. Intanto io ho cominciato a calzare tutti i piloti che venivano alla Tagga Florio, fino a diventare campione del mondo nel 1977 alla Ferrari con Niki Lauda. Tu mi puoi dire com'è che sono arrivato alla Ferrari? Nel 75 qua dentro io ho ricevuto una telefonata dalla parte della scuderia Ferrari. Il direttore sportivo, Sant'Echedini, mi ha chiesto delle scarpe per Reutemann e Niki Lauda. E da allora per 12 anni sono stato sempre il fornitore ufficiale della Ferrari, malgrado i piloti cambiavano sempre. Tutti i piloti volevano le mie scarpe, Baricchi Tamberno,
dei Payet, tutti questi personaggi molto importanti. Le scarpe sono uno strumento fondamentale per poter guidare una macchina da corsa, ma non ora. Ora un paio di scarpe può essere, non importa come, ma quando io fornivo le Ferrari non c'era il cambio sequenziale, tutto era con frizione, freni e acceleratore. E allora che cosa avveniva? Avveniva che i piedi si toccavano avendo le scarpe la punta più larga e normale. E ho avuto un'idea, perché loro mi dicevano di questi problemi. Io ho deformato le scarpe, le forme di legno, le ho fatte irregolari. Io ho rastremato le forme nella punta e quello che ho rastremato le ho aggiunte in spessore nella monta. Praticamente io sono riuscito a creare, deformando queste scarpe, una calzabilità o abitabilità perfetta del piede per quel tipologia di macchina da corsa. Naturalmente io ci ho pensato con l'aiuto dei piloti, altrimenti io non sarei mai arrivato, perché non potendo provare una macchina da corsa io non sapevo tutte queste cose. Comunque voglio dire una cosa, il mondo dello sport automobilismo è bellissimo, ma soprattutto era più bello quello di prima. Forse tutto era più romantico, c'erano per esempio, veniva Scaffiotti, veniva Stomele nel mio negozio, veniva Ignazio Giunti, Nanni Galli, Sandro Munari che c'è qua dentro, tutti i grandi piloti venivano a trovarmi, con i quali ho stabilito un rapporto umano che ancora oggi esiste, e quando loro corrono io corro con loro dentro, con le mie scarpe dentro le loro macchine.